Apriamo Karaoke Lyrics Editor. Carichiamo il progetto che avevamo salvato nella prima lezione. Andiamo sul menu Project, Project Setting. Qui possiamo sostituire la traccia audio con quella senza canto. Nel nostro progetto abbiamo usato questa. Carichiamo quella senza canto che abbiamo sincronizzato con Audacity. Ora andiamo su Edit. Qui impareremo ad usare la funzione Time Adjustment. Questa funzione serve a cambiare contemporaneamente tutti i mark. Nella precedente lezione abbiamo sincronizzato la traccia con il canto con la nostra base, senza preoccuparci dell'introduzione. Spesso le basi che scarichiamo hanno un'introduzione più breve o più lunga di qualche secondo. Questa funzione ci permette di correggere i mark in un solo colpo. Quando abbiamo lavorato con Audacity, mi sono dimenticato di dirvi di annotare la partenza del canto di tutte e due le tracce. In questo caso è meno di 2 decimi, ma credetemi che 1 decimo fa la differenza. Abbiamo 185 millesimi. Li riportiamo nella casella della maschera e diamo OK. Facciamo una prova. Mi pare ottima. Ora vediamo un'altra funzione molto interessante. Mettiamo il cursore in alto a sinistra. Andiamo su Edit, clic su Insert Picture, carichiamo la nostra immagine. Proviamo a convalidare, ma ci dà errore perché manca il mark iniziale. Copiamo il primo mark. Lo incolliamo prima dell'immagine. Lo modifichiamo. E proviamo a convalidare. Vediamo il risultato. Possiamo mettere tutte le immagini che vogliamo. L'importante è che abbiano un mark all'inizio e uno alla fine. Si possono mettere anche a fine linea di un testo, sfruttando il mark finale del testo come inizio per la nostra immagine, ma dovremo sempre chiuderla con un mark, anche con lo stesso tempo dell'inizio. Proviamo, abbiamo messo 2 immagini nella stessa videata. Torniamo indietro. Ora passiamo ai video. Sempre Edit, Insert Video ed eseguiamo la stessa procedura che abbiamo utilizzato per le immagini. Ho dovuto riprendere lo schermo con il telefono perché il PC era al collasso. Non ce la faceva a gestire tutti i dati. Un po' vecchiotto. Se mi aumentano la pensione lo cambio.
Esportazione del video. Per esportare il video io uso la versione 1.3 di Karaoke Lyrics Editor, perché permette di salvare in una risoluzione di 1280x720, che è quella che serve a me, e nelle altre versioni non l'ho trovata. Andiamo su Project Export Video File, selezioniamo la risoluzione, scegliamo il font, clicchiamo su Detect Size, in questo modo sceglierà la dimensione del font adatta. Clicchiamo su Not Song per scegliere il colore da abbinare al testo da cantare. Clicchiamo su Song per determinare il colore del testo cantato. Clicchiamo su Background per mettere il colore di fondo. In questo caso io ho scelto il verde per applicare in seguito la chiave cromatica. Poi ho azzerato il Keep Title e ho tolto il Draw Square perché nel mio caso non interessava. Ora scegliamo dove vogliamo salvare il file. Clicchiamo su Browse, apriamo la cartella desiderata e scriviamo il nome del file. Non dimentichiamo di mettere come estensione .avi, altrimenti ci dà un errore. Diamo l'ok e partirà la codifica. E nel giro di 2-3 minuti avremo il nostro video. Il progetto teniamocelo caro, visto che ci ha fatto sudare, e poi in qualsiasi momento potremo cambiare il colore del testo, cambiare il numero di righe, inserire immagini o video come sfondo, come ho accennato all'inizio.